Ben ritrovati amici della Rossonera, ben ritrovati qua su Obbligo di riscatto del 24 luglio del 2024. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti quelli che hanno messo like, oggi lo faccio io. Che si sono iscritti, che hanno messo magari un commento. Tutti quelli che ci hanno visto ieri, grazie per tutto il supporto. Ieri, veramente grazie. Che dire? Anche tutti quelli che hanno visto l'editoriale di stamattina, nonostante fosse invecchiato malissimo. Io ho provato a rimediare con la In che senso? copertina e il Ah, titolo, lui. però ovviamente l'ho anche specificato nel video, lo ridico anche qui, per forza di cose ragazzi, per motivi temporali e tempistici, cioè registriamo il pomeriggio tardo o la sera prima, ecco, quindi era No, impossibile. non registri alle 5:30? No, non registro alle 5 e mezza, ma sono molto onesto anche nel dirlo, cioè lo specifico proprio nei Vabbè. video, quindi abbiate pazienza ragazzi. Comunque in realtà le tematiche di cui abbiamo parlato in quel video lì si addicono tanto a poi come sono andate le cose, quindi vi invito a recuperarlo se non l'avete visto. Allora, facciamo così. A proposito di onestà, ieri avevamo raccontato di quello che erano il fatto in sé, cioè il Milan che da 12 passa a 14, alza l'offerta di 2 milioni. Non era chiuso niente, dovevamo attendere la risposta del Monaco. È Sta vero? storia del Blitz faceva un po' sorridere, infatti ci abbiamo un po' scherzato su, tant'è che infatti vabbè, lasciamo perdere. Semplicemente, come accade nel calciomercato, una società che vuol prendere un giocatore rialza l'offerta. L'ha rialzata da 12 a 14. Siamo ancora lontani dalla richiesta, che era intorno ai 20. Quindi ancora non se ne fa niente. Il Monaco ieri a un certo punto spara 35. Ora, Mh. ragioniamo insieme, non andiamo a impazzire dietro, ma che cattivi che sono loro, ma che ciucci che siamo noi, ma allora noi siamo i migliori invece perché facciamo quello, noi siamo i peggiori, eccetera, eccetera. Proviamo a ragionare. Una società che per un mese ormai, siamo passati arrivati quasi anche qui a un mese, ti dice che il giocatore vale 25 all'inizio, 20, ma comunque per stare bassi. Perché spara 35 a un certo punto? Non è perché si sono infilate altre squadre soltanto, perché altrimenti le altre squadre vanno dal Monaco, pagano 20, portano a casa. È perché evidentemente gli è girata un po' la mosca al naso. Mh. Un pochino si sono infastiditi su qualcosa. È un modo per dirti: "Io non te lo voglio dare in questo momento". È un modo per dirti: "A 35 dammene cioè dammi 35 e la risolviamo qui". Perché evidentemente c'è qualcosa che non torna. Se no il prezzo non sale da 20 a 35 in una Eh, giornata semplicemente perché si è inserito, che so, l'Atletico di Madrid. Perché anche l'Atletico non gli dà 35 milioni per Fofana. ma va. Ok. Fin qua leggiamo due righe di Monica Colombo che però ve le leggo, ve le riporto come notizie di Monica. Onestamente questo non so. Però il resto è logica. Freddo glaciale, lo dovete leggere in basso a sinistra, inizia lì la parte Milan. Per fortuna, perché si parlava di Lukaku inizialmente. Freddo glaciale anche al quarto piano di casa Milan, nonostante i rossoneri abbiano mostrato ottimismo per l'accordo raggiunto con Fofana, resta ampia la forbice con il miliardario russo Dmitry Riboblev, proprietario del Monaco. Stizzito per non essere stato subito coinvolto nella trattativa, ha respinto la proposta di 14 milioni presentate dai rossoneri sparandone 35. Del resto anche lo United e l'Atletico sono sulle tracce del centrocampista francese. L'affare più avanzato è quello con Paolo che ha già respinto la corte dell'Atletico, eccetera, eccetera. Poi si parla di Samarzic, bla 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 bla. Ma ne parliamo dopo. Ora, se una società per un mese ti chiede 20 e poi te ne chiede 35, c'è qualcosa che non torna. E non è un inserimento, cioè l'avete visto anche con Zirkzee, non è che va bene che lì c'era una clausola fissa, eccetera, ma io non ho mai visto, mai, una trattativa tra società A e società B. La società B chiede per il giocatore 20, poi si interessa una società C
al giocatore, e allora il prezzo diventa 35, cioè quasi il No, doppio. c'è No, qualcosa succede così. sotto palesemente, cioè c'è qualcosa che non sappiamo e che non torna palesemente, Simo, ma è un pochino il gioco del calciomercato, l'abbiam sempre detto, ci son tante variabili, non è non funziona come nei videogiochi o in non so che altri contesti in cui un giocatore vale X, tu gli offri Y e finché non gli offri X e poi quando gli offri X il giocatore viene, cioè non funziona così, ci son tante variabili, altre squadre che si possono inserire, interessamenti e c'è anche, comunque, diciamo il lato più, passami il termine, umano della trattativa, cioè quello che non Mh. coinvolge i numeri, quello che è più relativo a le situazioni, i momenti, il come fai le cose, il come ti rapporti con le persone, coi dirigenti, con le squadre, coi giocatori, con gli agenti, cioè tutto quel sottobosco, quella parte diciamo sotto il livello del mare dell'iceberg che non sappiamo e che nessuno sa, perché sono cose che restano tra appunto le società, le squadre, i giocatori, eccetera. Ehm è probabilmente una provocazione quella del Monaco, nel caso in cui dovesse Eh sì. essere così, è palesemente una provocazione, ma una provocazione per dirti: vuoi rilanciare di 2.000.000 in 2.000.000 ogni 3 settimane? Va bene, adesso io che so che il giocatore interessa anche altre squadre, visto che non mi hai, diciamo, interpellato quando hai fatto l'accordo col giocatore, dammi 35 se lo vuoi. È palesemente una provocazione, però è una provocazione per dirti: devi pagare 20, cioè c'è poco da fare, devi arrivare almeno a 20.000.000, devi assecondare maggiormente la richiesta, se vuoi fare un rilancio devi farlo concreto e non di 2.000.000 su 20. Quindi ecco, bisogna stare attenti quando si fan le trattative, non si può tirar troppo la corda. Parlavo nell'editoriale del modus operandi nostro, no, che proviamo ad avere un sacco di armi a nostra disposizione per poter poi andare dalle squadre e strappare il miglior prezzo. Con qualcuno può funzionare, con qualcun altro no, cioè con qualcun altro, con gli ossi duri del calciomercato, quelle società, no, che fai sempre fatica a trattarci, il Porto, infatti anche col Porto non ha funzionato questa cosa, il Porto, il Monaco, eccetera, eccetera, con quelle squadre lì fai fatica perché sono sgamate, passatemi il termine, cioè sono società che sanno come funziona e quindi, sanno anche come "reagire" tra virgolette a Mh. queste modalità, ecco. Sì. Mhmm, no, dobbiam mantenere i nervi saldi, perché tanto il giocatore a 35 non va via, andrà Non via va. sicuramente a meno. Okay, quindi bisognerà stare tranquilli e sereni, anche perché noi quel giocatore lì serve. Se non vogliamo profanà quel tipologia di giocatore comunque serve. Non andiamo a incastrarci con Rabiot, Samardžić e basta, cioè facciamo una squadra di mezzali perché abbiam visto già sulla nostra pelle che non funziona. Quindi manteniamo i nervi saldi. Se no diventa palesemente un: quanti gol vuoi prendere? Sì, cioè se facciamo una squadra di mezzali. eh, Perché abbiam bisogno 1 del giocatore e 2, se lo abbiamo individuato, di quel giocatore, se no non siamo qui da un mese a rilanciare, eccetera. Però capisco anche che quando le tieni in piedi tanto, come è successo per Zirkzee, come succede per tutto, quando le tieni in piedi tanto può capitare dietro l'angolo l'imprevisto, ma l'imprevisto accade purtroppo. Non si può pensare di inventare il calciomercato nell'estate del 2024. Gli altri sono qui da ben più tempo. Detto questo, raffica veloce di news. Morata torna il 10, quindi anche la punta, magari insomma. E con calma Alvaro, Alvaro, vabbè, torna una settimana dall'inizio del campionato, insomma. Vabbè. La rabbia chiama Madlì. In fascia si riaccende Emerson. Ci siamo un attimo distratti, ci siamo presi un po' di calma su Emerson una settimana e mi riciccia fuori. Non mi costringete a riaccendere la questione Emerson. Cioè, l'avevamo risolta. Eh, Direttore, non devi dirlo a me, cioè dai.
Se ai nostri Eh. dirigenti, al nostro direttore tecnico piace Emerson Royal, chi sei tu per giudicare? Chi sei tu per dire che No, non ma va bene? capito, ma ci sono gli abbonamenti alle pay TV e ci si guarda il Tottenham, che è una bella squadra, non so, ma va bene così. Vabbè. Dai, fate i bravi, Emerson Royal no, su, andiamo avanti. Vabbè, ma mi hanno assicurato che fa il terzino bloccato, direttore. Ma chi? Ogni tanto però la palla che rotola. Milan, rifaccio la difesa, qua invece Gazzetta, Pavlovic e non solo, se parte ciao, Igor il preferito, c'è anche Lukumi. Adesso sto scherzando, dai, non prendetevi sul serio. No, dai, Igor no. Cioè già ancora passa Lukumi che comunque quest'anno col Bologna ha dimostrato di essere un buon difensore Sì, fisico, comunque nel pacchetto difensori come posso anche farlo quinto. passare. Eh. Ma Igor no, dai raga, Igor. Igor. Hai Va bene, detto sono andato in chiusura hai Henry. detto tutto tu, io non vorrei commentare, cioè nel senso va No, vabbè, bene. dai, è un nome così. Sì, facciamo che è un nome così, anche perché, cioè, è un nome così, dai. Henry, ci vediamo tra poco. Che C puntini puntini, arrivederci. Calcio, calcio. Eh.